raga e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Quando vedete me lo sapete, si parla di Mini 4D e di collezionismo. Oggi vi faccio vedere qualcosa che ha a che fare ovviamente con entrambi i mondi, ma che a differenza del mondo delle gare, il collezionismo spazia tra vari marchi. Tamiya, lo sappiamo, è colei che ha inventato le Mini 4D, ma ci sono altre case modellistiche, sempre di Shizuoka, che producono dei modelli altrettanto belli. Stiamo parlando in questo episodio, in questa puntata, in questo video, di Aoshima. Aoshima è una delle tre case modellistiche giapponesi di Shizuoka, quindi Tamiya, Aoshima e Fujimi, che producono Mini 4D. Shizuoka, dovete sapere, che è stata ribattezzata la capitale mondiale del modellismo. Aoshima in particolare è nata nel 1924 con modelli in legno e poi si è sviluppata nel 1961 e specializzata ovviamente con i kit in plastica. Questa casa modellistica è molto conosciuta tra gli appassionati di autotuning giapponesi perché produce delle vere chicche. Basta pensare solo a Initial D, tanto per dirne una, per capirci di cosa stiamo parlando. Ma oggi non parleremo di questo. Prima di farvi vedere che cosa andremo a mostrare, vi faccio la divisione, diciamo, specifica delle differenze tra Tamiya, Aoshima e Fujimi. Allora, Tamiya è la precisione, nel senso anche a livello tecnico, come incastro di ingranaggi eccetera eccetera, è il top di gamma. Poi c'è la Fujimi che ha dei grandissimi dettagli motoristici interni, basti pensare a, magari ve le farò vedere in un altro video, alle Mini 4D Fujimi che vengono date con un motorino molto particolare, inscatolato, molto bello da vedere, sono molto curate sotto questo punto di vista degli interni, ma anche nei modellini statici comunque sono veramente di qualità elevata. L'unica pecca di Fujimi che è incostante, nel senso che alcune cose le fa bene, altre invece le fa un po' meno bene, mentre Aoshima va per tantissimo per gli appassionati dei JDM, quindi auto di importazione giapponesi, soggetti particolari tipo auto dei film, telefilm, quelle cose qui. Vi basti ricordare la famosa Mini 4D Batman che è sempre Aoshima, e è legato anche molto alla cultura pop. Quello che andiamo a farvi vedere oggi è il box Aoshima tematizzato Cyber Formula. Questo è un box molto figo, l'ho trovato tramite amici collezionisti. Aoshima ha deciso di fare questo box semplicemente perché, semplicemente, il design delle macchine, essendo molto futuristiche, molto diciamo di design, chiamiamolo così, design futuristico, si prestavano molto alla qualità che Aoshima ovviamente offre quando si tratta di repliche in scala 1:32, perché anche la Batmobile è molto figa, e quindi è una peculiarità che Aoshima porta con sé quando sviluppa questi progetti, anche perché Aoshima ha su ogni progetto che lascia di derivazione mondo anime, mondo film o telefilm, ha le licenze ufficiali, quindi sono tutti prodotti ufficialmente riconosciuti da chi è l'autore in questo caso dell'anime o piuttosto del film o piuttosto che altro. La filosofia che lega questi progetti, diciamo, collegati tra Aoshima e il mondo cinematografico, anime, via discorrendo, ovviamente il primo di tutti è il fanservice. Se sei fan di un anime, di un film eccetera, Aoshima prende e ti fa avere box o la Mini 4D o il modellino statico la giocabilità, nel senso che i kit Aoshima sono sì Mini 4D in questo caso, ma possono essere anche modelli statici.
nel senso che, differentemente da Tamiya, Aoshima pensa su entrambi i fronti. Sono principalmente modelli statici motorizzabili, questa è la definizione corretta dei kit che produce Aoshima. E ovviamente l'ultimo, ma non ultimo, quando fanno un oggettino del genere, ovviamente è dedicato ai collezionisti. Sia questo, sia quello di Batman, c'è la mini di Batman, sia ne cito altre, hanno fatto kit di supercar, la DeLorean di Ritorno al Futuro e via dicendo. Quindi ovviamente a livello collezionistico diventano dei pezzi piuttosto pregiati. Però adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, il box Aoshima si presenta con la scatola dove c'è il protagonista e sotto, su uno dei lati ci sono le viste frontali delle macchine e sui lati corti abbiamo la numerazione delle macchine, perché sono 6 macchine all'interno. Sull'altro lato lungo abbiamo tutte le specifiche come fa Tamiya, ovviamente batterie non incluse, eccetera eccetera, e sull'altro lato corto abbiamo le altre 6 macchine. Andiamo ad aprirlo e vediamo che le macchine, a differenza del box Tamiya, non sono posizionate verticalmente ma orizzontalmente. Questo perché dà un senso un po' più di prestigio. Andiamo a tirare fuori la prima macchina. Questa è il modello numero 1, vedete che c'è scritto, ci sono varie parti anche di spezzoni di anime, fotogrammi, frame, eccetera. Le scatole sono molto molto belle, sono ovviamente ultra lucide. All'interno troviamo la carrozzeria con tutti i suoi componenti aggiuntivi tipo gli alettoni, eccetera. Le gomme che sono tutte super hard. Poi abbiamo un sacchettino con il grasso in bustina a differenza del tubetto di Tamiya, gli assali separati da tutti con il pignone del motore, il carter portamotore e ovviamente il suo telaio. Il telaio è molto molto simile a un Super 1 come fattezza della Tamiya. Ovviamente tutta la componentistica di ingranaggi è totalmente diversa. I cerchi, in questo caso sono cerchi gialli a stella di differenti dimensioni tra posteriori e anteriori. Poi abbiamo la busta con tutta la carteria e gli ingranaggi che vedete bianchi e la carteria, quella che io chiamo carteria, in effetti è tutta la roba di carter che serve a chiudere il telaio. Abbiamo gli adesivi che sono stampati ancora in carta alla vecchia maniera, perché questo è un kit del 1991, e il suo libretto fatto sempre con la dicitura di che macchina si stia parlando. E la particolarità che vedremo in tutti i libretti, che ogni libretto ha il suo numero e stampato sul libretto c'è la sua carrozzeria, anche se sono in realtà delle macchine molto molto simili tra di loro. Delle Asurada mi pare che siccome è la macchina principale ce ne sono 3 versioni, ecco, le sto guardando adesso. Chiudiamo tutto come deve essere riposto in grazia del Signore e andiamo a prendere la seconda macchina che ci capita, che è questa. Come vedete le diciture sui fianchi lunghi sono le stesse. Questo è il modello numero 4 per esempio. Anche qua troviamo sempre gli spezzoni dell'anime riguardanti al modello. Andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, anche in questo caso si tratta di gomme, come ho fatto vedere prima, super hard. C'è la carrozzeria ancora una volta bianca, un po' più slim rispetto a quella di prima, con su tutti i suoi alettoni e tutte le varie parti aggiuntive. I cerchi in questo caso sono di un azzurrino molto tenue a 3 ragge, sempre con diametro, cioè sempre con spessore differenze tra avanti e indietro. La bustina con il grasso e all'interno ci sono anche i contatti oro, le viti e tutto quello che riguarda il montaggio del Mini 4VD. Il telaio, come ho detto prima, Super 1, simil Super 1, pardon. Il carter, abbiamo sempre gli assali con i pignoni separati, tutta la questione dei carter, gli ingranaggi che sono sempre bianchi su ogni modello e gli adesivi
Gli adesivi sono ovviamente di vario formato per le varie differenze di carrozzeria. Il librettino, come vedete, riporta il numero 4 e la carrozzeria di questa specifica macchina. Vi do due info intanto che si mette a posto la seconda macchina. Allora, di che cosa parla questo Cyber Formula? Innanzitutto è un anime sempre del 1991, quindi il box è stato praticamente fatto uscire in quegli anni. Il nome completo è Future GPX Cyber Formula ed è un anime ambientato praticamente in un futuro nel 2015, se non erro. Comunque trovate le puntate su internet in italiano perché è stato trasmesso anche su Italia 1. Stavo dicendo, ambientato nel 2015, dove le corse automobilistiche in sostanza utilizzano delle auto con intelligenza artificiale. Se pensiamo che è stato fatto nel 91, adesso l'intelligenza artificiale è una cosa concreta, diciamo che erano molto visionari, ma sono andati vicinissimi alla realtà. E questo è quello che riguarda la trama. Andiamo avanti con la terza macchina del box. In questo caso sul lato lungo vediamo una serie, cioè tutta la serie delle altre 5 macchine che mancano all'appello del box. Sul lato corto ovviamente viene riportata, vedete, questo è Asurada 0,2, che è praticamente la versione numero 2 della macchina. È la macchina numero 5, quindi sempre quella del protagonista, ma con molte più evoluzioni. Cerchi sempre azzurrino tenue, a 3 razze come quelli di prima. La carrozzeria è sempre bianca, molto snella, molto differente da quella che abbiamo visto prima. Sempre le solite gomme, il solito carter, mannaggia, il solito carter, le bustine varie con grassi, viti, pignoni, eccetera, il telaio, tutta la storia dei carter e degli ingranaggi che si ripete, e arriviamo agli adesivi, che in questo caso sono veramente molto molto minimal, e il solito libretto con la dicitura della macchina numero 5 e ovviamente il disegno della sua carrozzeria. Tornando a Cyber Formula, il protagonista è Hayato Kazami, che praticamente è un 14enne che per una serie di sfortunati eventi viene catapultato nel mondo delle corse, trova questa macchina, l'Asurada appunto, che scopre essere settata praticamente su di lui, quindi risponde solamente ai suoi comandi, e lui da lì inizia tutta una serie, all'inizio molto contrariato da questa cosa, perché si sente un po', diciamo, incastrato nel ruolo del pilota da corsa che non aveva molta voglia di fare. Quindi da lì inizia tutta una serie di avventure con appunto i suoi compagni di team, che sono ovviamente il capo officina, poi c'è, mi pare, anche una ragazza e un altro ragazzo che gli danno una mano, e l'anime si sviluppa in questo senso, con lui che cerca di diventare il miglior pilota del mondo tra faide, inganni e ovviamente elaborazione delle auto. Quindi adesso vediamo la quarta macchina del box, che in questo caso è rossa. Ovviamente non è la macchina del protagonista, ma dovrebbe essere la macchina della sua socia, tra virgolette. Sempre ovviamente riportate, vedete, ispezioni degli anime. Dentro è la macchina numero 2 del box. Andiamo a vedere come si compone dentro. Allora, sempre le solite gomme, che vi voglio ricordare che sono tutte super hard, cerchi gialli a 3 razze stavolta, quindi non sono più azzurri. La carrozzeria è di un color rosso tendente molto al bordeaux. Solite bustine, carteria varia, carter motore, telaio molto simile a Super 1, carteria. Avete notato che in nessuna di queste macchine c'è il motore, perché Aoshima in questo box non ha dato motori. Se non sbaglio dovrebbe essere così anche nella Batmobile, ma non ne sono sicuro.
Comunque sta di fatto che in 6 macchine non c'è nessun motore. Qua vediamo gli adesivi che sono ovviamente rosa e il nostro bel foglietto con scritto la macchina numero 2 e il disegno della carrozzeria. Le istruzioni ovviamente sono fatte molto similari a quelle di Tamiya e sono molto semplici, cioè nel senso, se sapete costruire una Mini 4VD della Tamiya, sapete costruire sicuramente una Mini 4VD della Oshima. Vi do 2 dati dell'anime, appunto è uscito nel 1991, ha 37 episodi più vari special, più vari film, con anche dei sequel, ed è catalogato nel genere sport, fantascienza, azione. Una cosa molto molto bella è che questo anime ha vinto l'Anime Grand Prix del 1991, quindi è stato premiato proprio perché era un bell'anime. È stato trasmesso anche su Italia 1, l'ho detto prima, e ovviamente, come tutti gli anime di successo, ha generato videogiochi, giocattoli, serie magari scolastiche con astucci e compagnia bella. Andiamo alla quinta macchina, come vedete cambiano le forme. Ah no, non è una Sorada, ma è una Sugo. Questa macchina ha, ovviamente, come si vede, la carrozzeria blu con tutte le nostre parti. I cerchi sono i soliti 3 razze azzurri, gomme super hard, carrozzeria blu, è un blu molto pieno, sempre con i soliti alettoni e compagnia bella, telaio, abbiamo il carter sempre col motore, che il motore verrà preso a parte, poi cioè, verrà preso, io non prenderò niente, però all'epoca il motore andava preso a parte. Arriviamo agli adesivi, anche questi molto minimal, nonostante la carrozzeria non sia proprio così minimal, probabilmente per dare risalto al blu della carrozzeria stessa. La macchina è quella numero 6, quindi l'ultima del box, e manca praticamente la macchina principale, che è la prima macchina che il protagonista guida nell'anime. Ma queste macchine nell'anime cosa fanno di così particolare, oltre ad avere la intelligenza artificiale? Hanno un boost temporaneo che praticamente gli permette di arrivare facilmente a qualcosa tipo 500-600 km/h. Ovviamente tutto questo è con un sistema AI integrato, la macchina che lavora insieme al suo pilota, che è in grado di analizzare pista, condizioni meteo, strategie di gara, eccetera eccetera, oltre ovviamente a regolare automaticamente l'assetto in base alle situazioni dove la macchina trova, quindi sullo sterrato, sull'asfalto, bagnato, umido, nel deserto e via dicendo. La cosa bella di questa cosa, cioè di questo anime, è che le macchine non hanno bisogno di un pit stop per cambiare assetto, possono cambiarlo intanto che proseguono la marcia, vale a dire che le sospensioni si alzano, si allarga la carreggiata, si modifica la questione aerodinamica con gli alettoni, si inseriscono dei boost piuttosto che altro, e ovviamente tutto è gestito da supercomputer con l'intelligenza artificiale integrata adesso, però diciamo che a livello come si dice, di guidabilità è molto più simile guidare un aereo da guerra che diciamo queste macchine qui. Arriviamo all'ultima, che è la Jurada, la prima che è stata fatta, quella con cui la GSX, quella con cui il protagonista approccia. Qua vediamo tutti i lati della scatola come quelli di prima, è la macchina numero 3. Andiamo a vederla, come vedete la colorazione blu e bianca nell'anime, ovviamente la carrozzeria per questioni di semplicità è stata fatta bianca, cerchi azzurri a 5 razze, quindi il contrario di quelli che abbiamo visto all'inizio. La carrozzeria è tipo una full body, ovviamente c'è tutto il kit che abbiamo visto in tutte le altre macchine. Cos'altro dirvi? In buona sostanza hanno cercato anche di dare un senso logico a tutto l'anime a livello di sostenibilità, perché
tutte queste macchine fantascientifiche super fighissime, velocissime, sono gestite anche in modo strategico ed ecologico a livello di carburante. Questo è una cosa che, dato il periodo, mi sembrava anche, diciamo, inerente, abbastanza affiancabile. Vedete qua, vi faccio vedere la macchina numero 3 con le sue istruzioni. Sto dicendo, è abbastanza affiancabile allo sviluppo green che stiamo vivendo proprio in questo periodo qui. E questo, in sostanza, ragazzi miei, è il box di Aoshima per Cyber Formula. E è un anime che chiunque ama i motori e le macchine, come sottoscritto, consiglio vivamente, perché io l'ho visto, dovrei riprenderlo perché sono arrivato circa a metà, però è molto molto bello. All'inizio può sembrare leggermente lentino, però dopo vi posso assicurare che va a chiappa parecchio. Niente, questo box a me piace un sacco, perché proprio per come è strutturato in orizzontale, l'apertura così diciamo dall'alto, l'apertura dall'alto mi piace molto. E mi piace anche molto il fatto che abbia le macchine segnate davanti, dietro e su questo fianco. È un bel box, è un bel box che ovviamente in Italia non è stato mai importato, purtroppo. Si trova solamente in Asia, non se ne trovano ovviamente tanti perché ormai è un oggetto da collezione, esattamente come la Batmobile, ha la stessa età. Però è molto molto figo. Niente, spero che questo mio primo video assoluto sul canale, perché ho sempre fatto reel, ho sempre fatto live, ma non ho fatto mai un video, vi sia piaciuto. Se mi sono impappinato vogliate perdonarmi. E niente, e come dice il boss, addio piacendo, alla prossima, arrivederci.